New York, anni 50. Per un figlio di immigrati siciliani a Little Italy, il futuro sembra offrire solo due strade, due destini opposti. Quello che porta all'altare di una chiesa o quello che si perde nei meandri della criminalità. La salvezza o la dannazione. Ma cosa succede se un corpo fragile, consumato dall'asma, ti impedisce di percorrere entrambe? Se ti costringe prigioniero dietro il vetro di una finestra a guardare la vita invece di viverla? Per il giovane Martin Scorsese, quella finestra non fu una condanna, ma la sua prima inquadratura. Da lì, impossibilitato a unirsi ai giochi più fisici dei coetanei, imparò a osservare i rituali del potere, la disperazione dei peccatori e la fede dei santi. Non potendo scegliere tra la Bibbia e la pistola, trovò una terza via, una che nessuno aveva previsto, la cinepresa. E con essa avrebbe fatto qualcosa di rivoluzionario. Avrebbe usato la violenza dei gangster per esplorare la sete di redenzione dei santi. Avrebbe trasformato il cinema nella sua chiesa e il suo confessionale. Questa è la storia di come la colpa, la fede e la violenza abbiano forgiato l'anima di un regista e l'identità del cinema americano. Queens, New York, 17 novembre 1942. In una modesta famiglia di immigrati siciliani nasce Martin Charles Scorsese. I nonni vengono da paesini arroccati sulle montagne della Sicilia, Polizzi Generosa e Ciminna, luoghi dove la vita è dura e la fede si mescola alla superstizione. C'è la luna in mezzo al mare, mamma mia, mamma di dare. Figli miei, cutte dare, mamma mia, pensaci tu. I suoi genitori, Luciano e Catherine, sono operai nel Garment District di Manhattan. Il padre stira abiti, la madre è una sarta. Sono persone oneste che inseguono il sogno americano in una terra che non sempre li accoglie. I remember my brother Charlie getting older. He got a job. He was 14 years old. And as I says, we had to go out to work. And he got a job working for J.P. Morgan, I think it was, as a messenger boy, $14 a week, something like that. And of course, we started to, little by little, one brother started to work, and the other brother started to work, and the sisters, and we started to accumulate some money. Un errore all'anagrafe storpiò persino il loro cognome in scozzese, quasi un segno premonitore di un'identità frammentata, sospesa tra due mondi. Intorno al 1950, la famiglia viene sfrattata e si trasferisce nel cuore pulsante dell'identità italo-americana, Little Italy. Non è un semplice cambio di indirizzo, è un'immersione totale in un universo che diventerà la materia prima della sua arte. Le strade di Little Italy sono un teatro a cielo aperto. Da un lato la chiesa, con i suoi rituali solenni e la promessa della salvezza. Dall'altro la strada, con i suoi piccoli boss, le regole non scritte e la violenza improvvisa. Per un bambino è un mondo di contrasti inconciliabili. O diventi prete o diventi gangster. The opportunities that were open to us in that area weren't very many. One of which was you could be a tough guy, you could be in an organized crime. It wasn't for me. Few of my friends, yes, but it wasn't for me. Ma il giovane Martin non può essere nessuna delle due cose. È un bambino gracile, afflitto da un'asma cronica che gli toglie il respiro.
Mentre gli altri ragazzi giocano per strada e imparano le leggi della sopravvivenza, lui è un osservatore forzato, confinato in casa, col naso premuto contro il vetro della finestra. Also being a sickly child with very severe asthma, I couldn't play sports. Quella finestra diventa la sua prima inquadratura sul mondo. Da lì studia i gesti, le posture, le esplosioni di rabbia e i rari momenti di tenerezza dei suoi vicini. Il suo isolamento non è una prigione, ma un apprendistato. Where I came from, although it was good, hardworking people trying to raise a family respectably, there was a lot of organized crime, and I saw a lot of violence where I grew up. La sua salvezza ha la forma di uno schermo. Prima quello piccolo della TV di famiglia, dove scopre i western e i melodrammi che suo padre ama. Poi quello grande del cinema. I'm the theater manager, and I join in welcoming you to hours of comfort and relaxation while you enjoy the world's finest entertainment right on this screen. I genitori lo portano spesso in sala, l'unico luogo fresco durante le estati afose di New York. Lì il piccolo Martin viene folgorato. Scopre il neorealismo italiano, film che parlano una lingua che riconosce, la lingua della povertà. Per mangiare come quelli lì, poco poco, bisognerebbe guadagnare 1 milione al mese. Si innamora della nouvelle vague francese, della libertà di registi che infrangono le regole e reinventano il cinema. Allez, apportez-moi ce que vous avez là. Ah, c'est joli. Faut piquer. Non ha una cinepresa, ma questo non lo ferma. Prende fogli di carta e inizia a disegnare. Non semplici disegni, ma storyboard incredibilmente dettagliati. This is a boom tracking shot. Here's the wall of Rome, and here are the trees here. Immagina film interi, pianifica ogni inquadratura, ogni movimento di macchina. Quegli storyboard sono le sue preghiere laiche, un modo per dare ordine al caos che vede fuori e che sente dentro di sé. Questo caos interiore è dominato da un conflitto che lo tormenterà per tutta la vita: la fede e la colpa. Cresciuto in un ambiente profondamente cattolico, Scorsese è affascinato dalla figura di Cristo e dei martiri. Tra il 1956 e il 1960 entra in seminario. Vuole diventare prete, ma non ci riesce. Viene allontanato, o forse se ne va lui stesso, incapace di conciliare la rigidità della dottrina con i suoi demoni interiori. Quickly, by the time I was 15 or 16 years old in the seminary, I realized that one has to have more of a will to have a vocation to give yourself to other people as a priest would. È troppo attratto dalla vita, dalla passione, dal peccato. Questo fallimento lo segnerà per sempre, instillando in lui un perenne senso di colpa. Dirà in seguito: a Little Italy o diventi gangster o prete. E io scelsi il cinema. E il suo cinema diventerà la sua confessione, il suo pulpito, il suo campo di battaglia spirituale. Scelta la sua strada, si iscrive alla New York University, laureandosi in cinematografia nel 1964. Qui finalmente ha una cinepresa tra le mani. I suoi primi cortometraggi sono folgoranti. La Grande Rasatura del 1967 è un manifesto. Un uomo si rade fino a trasformare il suo volto in una maschera di sangue. È una metafora cruda della guerra in Vietnam, ma anche un'esplorazione di quella violenza autodistruttiva che diventerà un suo tema centrale. Nello stesso anno realizza il suo primo lungometraggio. Chi sta bussando alla mia porta? Well, come off it, will you? What are you handing me? What kind of bro does that make you, huh?
And tell me something else while you're at it. Who else is going to marry you while you're at it, huh? Tell me that while you're at it, you whore. Girato in un bianco e nero sgranato, il film è un'opera profondamente autobiografica. Il protagonista, J.R., interpretato da un giovane Harvey Keitel, è un ragazzo di Little Italy diviso tra l'amore per una ragazza indipendente e i pregiudizi del suo ambiente. He was a student at NYU, yeah, and I was selling shoes in Manhattan at that time, and he advertised for the student film in the trade papers. Right. Il suo tormento è tutto cattolico, ossessionato dalla purezza e dal peccato. È già tutto lì. Il senso di colpa, la mascolinità tossica, l'impossibilità di conciliare sacro e profano. Per sopravvivere accetta di lavorare per il re dei film di serie B, Roger Corman, e nel 1972 dirige America 1929. Sembra un lavoro su commissione, ma Scorsese lo trasforma in un'altra tappa del suo percorso, impregnando la storia di violenza cruda e di un'inaspettata riflessione religiosa. For me, Marty did so much more with my idea than I ever could have done that I was just astonished and thrilled. And I mean, to this day, I'm really in awe of Marty's abilities as a filmmaker. Con i soldi guadagnati non compra una casa, li reinveste per finanziare il suo prossimo progetto. Un film sulla sua Little Italy. Il demone è stato liberato. Il bambino asmatico che guardava il mondo da una finestra è pronto a raccontare New York come nessuno ha mai osato fare. Good evening. I want to talk to you tonight about a serious national problem. A problem we must all face together in the months and years ahead. Il 1973 è l'anno dell'esplosione. Martin Scorsese torna a casa con Mean Streets. Domenica in chiesa, lunedì all'inferno. I borrowed money all over this neighborhood, left and right, from everybody, and I never paid them back, so I can't borrow no money from nobody no more, right? Non è solo un film, è un atto di autoanalisi. Girato con un'energia incontenibile, è il ritratto definitivo della sua Little Italy. Il protagonista, Charlie, è l'alter ego di Scorsese, un piccolo malavitoso che cerca di farsi strada ma è costantemente frenato dal suo senso di colpa e dal legame con l'amico Johnny Boy. You're crazy. You're out of your mind. That was a light there. You see that? The light was red, right? In una scena iconica mette la mano su una fiamma non per dimostrare forza, ma per sentire il dolore, per espiare i suoi peccati. È il dilemma di Scorsese messo a nudo. Ma la vera rivelazione del film è un giovane attore presentato a Scorsese dall'amico Brian De Palma. Si chiama Robert De Niro. Il suo Johnny Boy è una scheggia impazzita, imprevedibile e magnetica. Quando entra in scena a rallentatore sulle note di Jumping Jack Flash, il cinema cambia per sempre. Scorsese non usa la musica come sottofondo, la usa per creare ritmo, per definire i personaggi. You'll never forget those opening beats. And when Harvey puts his head on the pillow, cut, bang. La coppiata Scorsese-De Niro è istantanea, simbiotica. Mean Streets sconvolge la critica a Cannes. È nato un maestro. Il successo gli apre le porte di Hollywood e nel 1974 dirige Alice non abita più qui. You better stop. Un road movie incentrato su una figura femminile, caso raro nella sua filmografia. È un'elegia dolceamara sul sogno americano, che dimostra la sua versatilità e che vale a Ellen Burstyn l'Oscar come miglior attrice. And the winner is Ellen Burstyn in Alice Doesn't Live Here Anymore.
Il suo tocco è riconoscibile anche lontano dalle strade di New York, in questo malinconico ritratto della provincia. But you catch on real quick. Most of them, honey, most of them out that door by 10:30 in the morning crying. Ma Scorsese rimane fedele alla sua città. New York negli anni 70 è una metropoli in bancarotta, sporca e pericolosa. È l'inferno urbano che fa da palcoscenico a Taxi Driver del 1976. Are you Charles Palantine, the candidate? Yes, I am. I'm one of your biggest supporters, you know. I tell everybody that comes in this taxi that they have to vote for you. Se Mean Streets era una confessione, questo è un urlo di dolore. Scritto da Paul Schrader, il film è un'immersione nella mente di un uomo solo. Travis Bickle, interpretato da un De Niro spettrale, è un reduce del Vietnam che guida il suo taxi per le strade notturne di una New York putrida, sognando una pioggia purificatrice. Look at that, that's a beautiful little watch. It's nickel-plated, snub-nose. Otherwise, it's the same as a service revolver. That'll stop anything that moves. Travis è l'incarnazione dell'alienazione moderna. Incapace di comunicare, scambia l'ossessione per amore e la violenza per redenzione. La sua discesa nella follia è filmata con uno stile ipnotico tra le strade bagnate e le luci al neon. La sua conversazione allo specchio, una delle più celebri improvvisazioni della storia, non è narcisismo, è l'unica persona con cui riesce a parlare. You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking? Talking to me? Il film culmina in un'esplosione di violenza terrificante, un massacro che i media trasformano in un atto di eroismo. Una riflessione amara sul rapporto dell'America con la giustizia sommaria. And he really is sort of like Arthur Bremer. You know the character of Arthur Bremer? The guy who shot George Wallace in America? Sort of like that. He writes diaries, and it has a little to do with political assassination, but really has to do with a fellow who becomes obsessed with something he can't have, which is a woman, a blonde-haired, blue-eyed, beautiful woman. Taxi Driver vince la Palma d'Oro a Cannes e ottiene 4 nomination agli Oscar. Scorsese è il re della New Hollywood. Sull'onda del successo, realizza il suo progetto più ambizioso, un omaggio ai musical classici, New York, New York del 1977. I'm supposed to come here. Look, you think I came all the way down here to argue with you? Huh? You think I came all the way down here, chased you to argue with you? Il film è un'opera visivamente sontuosa, ma anche profondamente malinconica, che racconta la storia di un amore tossico destinato a fallire. I have to go and it's so late. Stay with me a little while. No. It's early yet. No, I'm getting soaked. Il pubblico, che si aspettava un lieto fine, non gradisce. Il film è un colossale fallimento. Per Scorsese è un colpo devastante. Il suo matrimonio finisce, si sente tradito da Hollywood, incompreso. E qui inizia la caduta. Scorsese sprofonda in un abisso di depressione. La cocaina, che a Hollywood girava come il caffè, diventa la sua prigione. La sua salute, già fragile, peggiora drasticamente. Soffre di emorragie interne, è sull'orlo della morte. La sua carriera sembra finita. Il genio degli anni 70 si sta spegnendo in un vortice di autodistruzione. Tell me about De Niro, though. You use him the way John Ford used John Wayne. He introduced me to Bobby. Is that right? He introduced me to De Niro. He was in 3 of my pictures before. I had known Bobby years ago, when we were about 15 or 16, just for a week or so. He was in Greetings and Hi Mom, both. In the picture before that, yeah. Fine anni 70. Martin Scorsese è un fantasma, consumato dalla droga e dalla disperazione. Ha perso la voglia di vivere, figuriamoci di fare film. I'll see you later. I'll see you later. And let there be a lesson to you. Take it easy.
Ma quando tutto sembra perduto, la salvezza arriva sotto forma di un vecchio amico. Ladies and gentlemen, brace yourselves. Robert De Niro. Welcome, Robert De Niro. Robert De Niro si presenta alla sua porta con un libro. La biografia del pugile Jake LaMotta, Raging Bull. The title is on the line, but LaMotta is far behind on points going into the 15th and final round. LaMotta has won only 4 rounds up to this point in a bruising fight. De Niro è ossessionato da quella storia e vuole che sia Marty a dirigerla. All'inizio Scorsese rifiuta, non gli interessa la box. Ma De Niro insiste e Scorsese, leggendo, capisce. I realized the enormity of it hit me, and I realized, wow, I said, this is going to have to be covered in a very different way. And I said, the only way, like dance. Quella non è una storia sul pugilato, è una storia su di lui. Il vero nemico di Jake LaMotta non è sul ring, ma dentro di sé. È la sua gelosia, la sua rabbia, la sua incapacità di amare. Per Scorsese è uno specchio. Realizzare quel film diventa una questione di vita o di morte. O fa Toro Scatenato o muore. Shot in beautiful black and white, Raging Bull reaffirms Scorsese as the preeminent filmmaker of our generation. He's using all of his techniques in this picture while still telling us a great street story, finding life among the lowlife. Il risultato, nel 1980, è uno dei più grandi capolavori della storia del cinema. Scorsese gira il film in un bianco e nero lancinante, non per nostalgia, ma per trasformare la violenza in un balletto di dolore. Mette la macchina da presa dentro il combattimento. Ci fa sentire ogni pugno, ogni respiro. La performance di De Niro è leggendaria. Ingrassa di quasi 30 kg per interpretare il LaMotta invecchiato. And it was very hard work. So I learned his style, which is not the greatest style in the world, but it's very effective. Ma è la dimensione spirituale a renderlo un'opera di Scorsese al 100%. L'ascesa e la caduta di LaMotta sono una via crucis laica. In una scena straziante sbatte la testa contro il muro di una cella urlando «Non sono un animale». È l'apice della sua disperazione e l'inizio della sua rinascita. Toro Scatenato salva la vita e la carriera di Scorsese. Il film ottiene 8 nomination agli Oscar, vincendone 2, uno meritatissimo per De Niro e uno fondamentale per il montaggio di Thelma Schoonmaker. Thank you very, very much. I'm very proud to have this. Thank you. Scorsese è rinato. Gli anni 80 e 90 sono quelli della sua consacrazione e della sua sperimentazione. Nel 1983, con Re per una notte, realizza un'amara riflessione sul successo e la celebrità, con un De Niro nei panni di un aspirante comico ossessivo. Rupert! Hey, Rupert! Rupert, I gotta talk to you for a minute. Wait, what happened last night in the car? Did Jerry say anything? Nothing Did happened. he talk about me? No, he didn't talk about you. He talked about me as a matter of fact. Seguono la commedia grottesca Fuori orario del 1985, un viaggio kafkiano nel cuore di una New York notturna e surreale. Are you all right? Well, yes. You said 2 minutes, though. I know. E Il colore dei soldi nel 1986, un successo commerciale che esplora l'avidità del mondo del biliardo e che vale l'Oscar a Paul Newman. All yours. That was phenomenal. Nel 1988 realizza uno dei suoi progetti più personali e controversi, L'ultima tentazione di Cristo. You're a disgrace! The Romans can't find anybody to make crosses except for you! You do it! Il film scatena proteste in tutto il mondo per la sua rappresentazione di un Cristo umano tormentato dal dubbio. The apostles are having a meeting with the assistant director because they're upset because their call was too early this morning, and they're trying to come later during the day. I told them
They should all rest. Oh, I see. Now there's John the Baptist now. Only he's in street clothes. Shot of him. Per Scorsese non è una blasfemia, ma è un atto di fede. Rendere Cristo più umano significa rendere il suo sacrificio ancora più grande. All the pain, that was real. Yes, but there won't be any more. You've done enough. Nel 1990 reinventa il gangster movie con Quei bravi ragazzi. Funny how? I mean, what's funny about it? Tommy, no, you got it all wrong. Oh, Anthony. He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? Right. Funny how? È un terremoto stilistico. Basato sulla vera storia del pentito Henry Hill, il film racconta 30 anni di vita nella mafia con un'energia mai vista. Scorsese adotta uno stile ipercinetico, quasi documentaristico. These characters were really despicable. Are presented in such a way that you like them. La macchina da presa è sempre in movimento, con long take virtuosistici come l'ingresso al Copacabana. Every time I come here, every time you do. But you what? La narrazione è affidata alla voce fuori campo del protagonista, che ci rende suoi complici. Dietro la superficie glamour, però, la violenza è improvvisa e priva di eroismo. Il film è un'altra parabola sull'ascesa e la caduta, che si conclude con una fine mediocre. È un trionfo. Subito dopo, nel 1991, si cimenta con il thriller ad alta tensione Cape Fear, il promontorio della paura. Well, your ex Katie, aren't you? You know you better get the hell out of here before I call the police. Un remake che trasforma in un'opera personale, intrisa di violenza e senso di colpa, con un indimenticabile Robert De Niro. I learned that in prison, you like? White trash piece of shit. Nel 1993 sorprende tutti con L'età dell'innocenza, un sontuoso dramma in costume tratto da Edith Wharton. What on earth do you mean? Is there someone else? Someone else? Between you and me? Abbandonata la violenza delle strade, esplora la passione repressa e le ipocrite convenzioni sociali dell'alta borghesia newyorkese di fine Ottocento. The idea of the sensuality being so strong that the very touch, his touch of her hand, would almost be stronger than actually consummating the relationship. And it was very, very special. 2 anni dopo, nel 1995, con Casino spinge ancora oltre la sua esplorazione del crimine. I'm just curious. I saw you shuffling your checks with your right hand. Can you do that with both hands? No. Can't do it with both hands. No, sir. Can you do it with your left hand? Oh, I never tried. So you're a righty? Yeah. Riunendo De Niro e Pesci, il film è un'opera epica e quasi operistica sulla fine di un'era, ambientata nell'inferno scintillante di Las Vegas. È più sfarzoso, più violento e più disperato rispetto a Quei bravi ragazzi. La sua ricerca spirituale prosegue con Kundun del 1997, un ritratto visivamente magnifico e biografico della giovinezza del Dalai Lama. Rinpoche, I'll ride back with you to the monastery. Thank you, Father. There were crows. I just remembered. There were crows. When? Sul finire del decennio, con Al di là della vita del 1999 e la sceneggiatura del sodale Paul Schrader, torna a percorrere le strade di una New York notturna e infernale, seguendo un paramedico tormentato che ricorda il Travis Bickle di Taxi Driver. I think the worst is over. Oh no, son. It can always get worse. See, you can't change what's out there. Only where you're coming from.
So you gotta let the good Lord thank you, Jesus. La maestria di Scorsese è ormai assoluta. Ha creato un linguaggio che influenzerà generazioni di registi. There's always Scorsese. No matter how good you think you are, there's always fucking Scorsese. L'atto terzo si chiude con un maestro al culmine della sua potenza, venerato da tutti. Ma un'ombra aleggia ancora su di lui. Nonostante le innumerevoli nomination, non ha mai vinto l'Oscar per la miglior regia. We're losing light. Without the light, you're losing the sun on the side. On the side. Okay. In 40 minutes. Okay. It's gone. Who's in charge here? Where's Joe? Who's in charge? I am not in charge of the sun. I can't help you. I grew up in New York. I never saw the sun. I don't know. Now you're telling me the sun's going to move. How could that be? He always tells me that, Marty, the sun is moving. How did you guys think of that? You don't have an input. I mean, you I don't have it. I can't do anything about it. Maybe you got an input guy. Entriamo nel nuovo millennio e Scorsese, vicino ai 60 anni, non ha alcuna intenzione di rallentare. All right, Joe. Ready? And action! Anzi, apre una nuova fase della sua carriera, segnata da un'altra collaborazione fondamentale, quella con Leonardo DiCaprio. Il loro primo film insieme è Gangs of New York del 2002. Un affresco monumentale sulla nascita violenta della sua Little Italy a metà dell'Ottocento. How old are you, Amsterdam? Not too sure. È una riflessione sulle radici sanguinose dell'America. Il secondo, The Aviator del 2004, è un'epica biografia sul magnate Howard Hughes, un'altra figura di pioniere visionario tormentato dalle ossessioni. Will you try to have him return? No, I don't think I'll try. You don't think you'll try? No, I don't think so. DiCaprio diventa il nuovo veicolo per le ossessioni del regista. Un attore capace di incarnare l'ambiguità morale e il tormento dei suoi protagonisti. He's constantly trying to challenge himself and push the boundaries. He's, the man is a dynamo. He's amazing. Ma è nel 2006 che arriva la svolta che tutti aspettavano. Scorsese dirige The Departed, Il bene e il male. Show me your arm. Flip it. Makes me curious to see you in this neighborhood. Un remake di un thriller di Hong Kong, il film è una storia attesissima di doppi giochi e identità confuse nella Boston della mafia irlandese. È un ritorno ai temi classici di Scorsese: lealtà, colpa, violenza, ma trattati con un pessimismo quasi nichilista. Non c'è redenzione, solo una carneficina finale. Il film è un enorme successo. E finalmente, dopo 5 nomination andate a vuoto, l'Academy si arrende. La notte degli Oscar del 2007, Martin Scorsese vince l'Oscar per la miglior regia. And the Oscar goes to Martin Scorsese. Martin Scorsese's road to the Oscars began in 1956 after he entered the seminary and then opted to channel his passions into film. L'intera sala si alza in piedi in una standing ovation commossa. È il tributo a una carriera leggendaria. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Please. Thank you. Thank you. Vincere l'Oscar però non è un punto di arrivo, ma un nuovo inizio. Libero da quella pressione, Scorsese si sente più audace che mai.
La sua collaborazione con DiCaprio prosegue con Shutter Island del 2010. Ambientato in un inquietante manicomio criminale su un'isola remota, il film segue un agente federale che indaga sulla scomparsa di una paziente, solo per scoprire che la più grande prigione è quella della sua stessa psiche, tormentata dal trauma e dal senso di colpa. George North. No, it's not possible. You can't be here. You like it? This is a game. All of this is for you. Scorsese costruisce un'atmosfera gotica e opprimente, giocando con i generi e con la percezione dello spettatore, fino ad un finale sconvolgente che mette in discussione la natura stessa della realtà e della follia. Nel 2011 stupisce ancora con Hugo Cabret, un'incantevole favola in 3D che è in realtà un'appassionata dichiarazione d'amore per la storia del cinema e per uno dei suoi pionieri, Georges Méliès. I am standing before you tonight because of one very brave young man who saw a broken machine and against all odds he fixed it. A 70 anni passati, con The Wolf of Wall Street del 2013, dimostra l'energia di un ventenne realizzando una satira sfacciata e travolgente sul capitalismo più sfrenato. I take Quaaludes 10 to 15 times a day for my back pain, Adderall to stay focused, Xanax to take the edge off, pot to mellow me out, cocaine to wake me back up again, and morphine, well. Il film è un'epopea di eccessi, un carnevale di avidità che racconta l'ascesa e la caduta del broker Jordan Belfort. And I think that what impressed Leo, I think, about my new life so much is he saw me really make this radical turn, and I think that moved him, and I was really proud and shocked that he did that. Attraverso uno stile iperbolico, rompendo la quarta parete e immergendoci in un mondo di feste decadenti e frodi colossali, Scorsese non condanna moralisticamente, ma ci rende complici della sfrenata euforia del protagonista. Oh, fucking die! È una commedia nera che usa l'umorismo per esporre il vuoto morale al cuore del sogno americano. Una corsa sfrenata che lascia lo spettatore inebriato e infine disgustato. I read this book and I couldn't believe that this man led this lifestyle and still survived. Parallelamente, continua a coltivare i suoi progetti più spirituali. Nel 2016, dopo quasi 30 anni di tentativi, realizza Silence. You must pray for courage, Mokichi. But if we do not do what they want, there can be danger for everyone in the village. Basato su un romanzo, il film è il culmine della sua ricerca sulla fede. La storia di due missionari nel Giappone del XVII secolo che affrontano il silenzio assordante di Dio. È un film austero, difficile, quasi una preghiera. I mean, for me, it's the struggle every day between faith and doubt. You know? And this is based on your own. I think so, and that's one of the reasons. That's one of the reasons I couldn't figure out how to do it. Il tempo passa e Scorsese diventa sempre più consapevole della mortalità. Nel 2019 realizza per Netflix The Irishman, un'opera malinconica e crepuscolare. Riunisce De Niro, Pacino e Pesci per un'elegia sulla vecchiaia, sul rimpianto e sul prezzo delle proprie scelte. I was interested in how it affects the people involved, especially when they're in their 80s and they're alone, ultimately, and they think back on their lives. Il finale, con il protagonista solo in una casa di riposo che chiede di lasciare la porta socchiusa,
è di una tristezza infinita. È la riflessione di un uomo che fa i conti con il tempo perduto. Do me a favor. Don't shut the door all the way. I don't like that. Just leave it open a little bit. Oh, okay. Nel 2023, a 80 anni, dirige un altro capolavoro, Killers of the Flower Moon. Un'altra esplorazione delle origini violente della sua nazione. Lizzie! Cowboy the Monday. Stairs. It's just like Tulsa. It's just like Tulsa. Whose house is it? Oggi Martin Scorsese ha superato gli 80 anni, ma la sua ossessione non si placa. Continua a lavorare, sviluppando nuovi progetti, come un film sulla vita di Gesù. For me, this quest to explore Jesus had to find its way to cinema. La sua eredità è immensa. Non è solo un regista, ma un custode della memoria del cinema che, con la sua Film Foundation, ha trovato e restaurato centinaia di pellicole. I particularly enjoy younger people seeing these films, and whether their reaction is, I reject it completely, I hate it, or they become inspired and make some beautiful works of art that enrich the lives of the whole world. La storia di Martin Scorsese è un cerchio che si chiude. Il bambino fragile che osservava il mondo da una finestra è diventato un gigante che ha usato il cinema per dare un senso a quel mondo. This right here is the land of opportunity. Stratton Oakmont is America. Ha trasformato i suoi demoni personali, la colpa, la violenza, il dubbio, in capolavori immortali che parlano a tutti noi. You talking to me? Ha raccontato l'America come nessun altro. Dalle sue luci abbaglianti alle sue ombre più cupe. Il suo cinema è una confessione perenne, una lotta continua tra il peccatore e il santo, tra la dannazione e la redenzione. È la ricerca disperata di una grazia che forse non esiste, ma che non si può smettere di cercare. Yeah, you have to take into mind who the people are, what they believe, what they think, how they think, and then find the essence and find what is similar, what is human in each other. La sua vita ci insegna che l'arte non è solo un mestiere, ma una necessità, un modo per sopravvivere. Martin Scorsese non ha solo fatto film, ha vissuto attraverso i film. E così facendo ci ha lasciato un dono inestimabile, la possibilità di guardare attraverso i suoi occhi nelle profondità più oscure e luminose della nostra stessa anima.